Ciao ragazzi, io sono Fatima, io sono Sukaina e benvenuti sul nostro canale. Questo è il nostro primo video, Esatto. Spero che vi piacerà. Noi abbiamo già un altro canale YouTube in inglese, però abbiamo detto abitiamo in Italia, siamo cittadine italiane, anche se di origine siamo arabe, marocchine, esatto. E noi siamo un mix, ci sentiamo tutto e di più. Oggi il video, come avrete già visto sul titolo, sarà su trucchi prodotti coreani. Esatto. Allora, noi abbiamo sempre visto gente che usa prodotti coreani, perché adesso ovviamente la Corea, che noi amiamo, no? I suoi prodotti sono molto validi, molto buoni, eccetera. Quindi abbiamo deciso di... Esatto. Di cosa? Abbiamo deciso di prenderne alcuni, li abbiamo provati per un bel po' di tempo, Sì. Infatti vedrete che alcuni proprio sono schiacciati di qua e di là, e oggi daremo la nostra opinione. Ovviamente un'opinione, noi vogliamo sempre dare un'opinione basata appunto sul tempo e non, per esempio, provare il prodotto lo stesso giorno e dare l'opinione lo stesso giorno, perché non lo so, secondo me un prodotto va provato per diverso tempo prima di dare una propria opinione. Secondo me è la cosa più giusta da fare. E secondo noi anche perché la pelle cambia a causa degli ormoni, del tempo, eccetera, quindi magari quel giorno in cui lo stai provando e la tua pelle è perfetta, dici wow, il prodotto è bellissimo, mi piace, dai la tua opinione, poi magari 2 giorni dopo la tua pelle fa schifo e dici oddio, aspetta, questo prodotto non mi piace. Quindi questa è la nostra opinione basata su... L'abbiamo provato veramente per un bel po' di tempo e quindi sarà un'opinione basata sul freddo e adesso che sta iniziando l'estate. E siamo 2 pelli diverse, quindi avrete 2 opinioni, come dice il nostro canale, 2 opinions. La mia pelle è secca, secchissima, la sua pelle è mista. E poi vedrete insomma la spiegazione tra un po', quindi andiamo alla spiegazione. Eccoci ragazzi, ora siamo struccate, ora togliamo i capelli e partiamo. La prima cosa appunto che facciamo è appunto passare con l'acqua miscelare. Noi usiamo vabbè, insomma, micellare. Noi solitamente usiamo questo della Garnier e perché ci troviamo bene appunto. E niente, andiamo con questo. Un po' lei, un po' io. Andiamo a fare un po' di pulizia del viso. Noi ce le siamo già lavate. Ovviamente ci siamo già lavati il viso, cioè questo è solo un passo ulteriore per pulire ancora di più, avere... Perché io ho visto anche gente su YouTube che diceva io non mi lavo la faccia, io passo solo con l'acqua miscelare. Però noi diciamo che siamo un po' contrari a questa idea, perché secondo noi devi lavarti prima la faccia, magari semplicemente usa dei prodotti delicati, esatto. Come vedete un po' di macchioline, la mia pelle non è perfetta. La mia pelle non è perfetta. Allora, partiamo. Non so con cosa si parte. Col siero. Col siero, alla vitamina C. Esatto. Allora, come già abbiamo detto, oggi proviamo, ovviamente io di solito parto con un altro siero, però siccome oggi vogliamo provare solo prodotti coreani, partiremo col primo siero che abbiamo, che è la vitamina C. Sì, solitamente noi partiamo con una crema, col siero. Che se volete facciamo un altro video in cui vi facciamo vedere gli altri prodotti che non sono coreani. Comunque questo siero, la vitamina C, io sinceramente lo uso e non mi dà fastidio, però essendo che lei ha la vitamina, ha la pelle un po' più sensibile. Non più sensibile, io ho la pelle molto sensibile, quindi questo step io lo salto. Quindi questo prodotto per me è bocciato. Sì, perché lei poi gli brucia moltissimo la pelle e diventa tutta rossa. Divento tutta rossa, mi brucia, è un disastro. Quindi questo step lo salto e ve lo fa vedere invece lei. Esatto. Ma quindi magari la consistenza è così. Esatto. Ok. È un po' giallino, quasi sull'arancino. Arancino. E sì, allora mettiamo un po' questo siero. Ok. Mettiamo un altro po' sulla fronte perché ho messo poco. Diciamo che i sieri coreani rendono la pelle veramente molto, soprattutto a lungo andare, rendono la pelle proprio più bianca, glass skin.
Quindi, non lo so, io ve lo consiglio. Beh, si sa che i prodotti coreani sono famosissimi, eccetera. Appunto per la pelle un po' vetrata, si dice vetrata. Non lo so. Passateci appunto. Glamour. Sì, glass skin. Infatti la mia pelle già brilla. Più luminosa rispetto alla mia. Esatto. Ok, il prossimo è il contorno occhi. Questo di Jason. Di Joseon. Di Joseon. Esatto. Di Joseon. Beauty of Joseon. Ok, è un contorno occhi. Appunto, prima di comprare un prodotto ci informiamo moltissimo e questo è uno dei migliori, appunto, dicono in circolazione di prodotti coreani, e con questo noi ci siamo trovate molto molto bene anche con questo, quindi questo è consigliatissimo. Appunto, considerate che io ho i capelli, ho la pelle sensibilissima. Anche questo un po' sul giallino. Sì. Però veramente questo oltre sotto gli occhi potete usarlo anche insomma sui contorni qua appunto vicino alla bocca, che ve li sbianca. Avevamo visto YouTube di ragazze coreane, perché ovviamente prima di andare a comprare prodotti coreani andiamo a vedere la gente cosa dice, no? E abbiamo visto proprio ragazze coreane che dicevano che oltre a usarlo nei contorno occhi, loro lo usavano anche qua, sapete, sulle pieghe, soprattutto quando si sorride. Esatto. Eccole qua. E quindi usavano queste pieghette, insomma, o su qualsiasi altro punto dove avete insomma un rughe scuro o rughe, eccetera. E questo appunto dovrebbe andare a sbiancare, perché solitamente i prodotti di Joseon hanno un estratto di riso che appunto fa a lungo andare e sbiancare la pelle. Il prossimo prodotto è la crema solare. Scusate. La crema solare, che è sempre di Joseon, sempre lo stesso marchio. Che come vedete noi abbiamo utilizzato moltissimo. Sì, esatto, soprattutto adesso che è d'estate. Ma noi la usiamo tutto l'anno, sinceramente. Questi prodotti, come abbiamo detto... Noi all'inizio usavamo un'altra crema solare, sempre coreana. E che anche quella ci è piaciuta moltissimo. Vi metteremo appunto il link anche dell'altra crema solare, che appunto ci è piaciuta veramente tanto. E niente, però anche questa veramente è buonissima, ha estratto di riso anche lei, ha probiotici se non sbaglio. Sì. Fantastica. Eccola qui. Questa invece è proprio bianca, nessun colore giallino. Esatto. Ora la metto. Allora, questi prodotti che io mi sto mettendo sul viso sono prodotti proprio che ho provato sulla mia pelle. Sono prodotti che a me non hanno dato fastidio, nonostante ho la pelle sensibilissima. Anzi. Però appunto se una persona è allergica, io dico sempre andate a vedere prima di comprare gli ingredienti. I prodotti. Gli ingredienti che ci sono. Ecco. Esatto. Solitamente noi tendiamo ad applicare tutto con le mani perché ci troviamo meglio. Sinceramente non ci troviamo molto con i pennelli, queste cose qua. Non siamo pratiche di quelle cose, anche perché noi andiamo all'università, usciamo di qua e di là e facciamo le cose di fretta, non abbiamo tempo per stare lì col beauty blender o con pennelli, eccetera. Io ovviamente i prodotti li applico sempre anche sul collo, anche perché io ho la pelle più bianca del collo, no? Ho il viso più bianco del collo e quindi tendo a far scendere un po' i prodotti per equilibrare il tutto. Ovviamente considerate che noi adesso siamo anche abbronzate perché siamo già andati al mare. Esatto. Quindi siamo molto abbronzate. E il prossimo prodotto che useremo è che questo veramente lo amiamo. Esatto, e dobbiamo appunto ordinarlo. E quando lo ordineremo almeno altre 3. Esatto. Perché questo l'abbiamo provato è Peach Sea ed è fantastico, non c'è niente altro. È un primer. Esatto. Che però è un primer rosato, quindi con il giallino, poi se la pelle tende verso il giallino, il rosa, l'olivastro, si sa che il rosa va a far diminuire appunto quel giallo, quell'olivastro. A me piace perché uniforma la pelle, quindi quando si va a mettere il fondotinta non si ha la pelle non uniforme. E sinceramente tutti questi prodotti non hanno
dei profumi, sapete che ci sono quei prodotti che li usate, hanno un odore brutto, un odore chimico. In realtà hanno un buon profumo, per esempio questo ha un buonissimo profumo. Addirittura tutti gli altri prodotti che abbiamo usato prima non mi sembra di aver mai sentito che abbiano un odore sgradevole, sì. Ma anche un odore buono, sinceramente non ce l'hanno. Solo questo primer ha un buonissimo odore di pesca. Proprio esatto. Di pesca, come dice il suo nome. Allora, proverò a muovermi di qua e di là per vedere se riuscite a vedere il rosato. Non so, si vede già un po' di differenza. Vedete che abbiamo già la faccia un po' più glowy, un po' più... anche troppo, direi. Qual è il nostro prossimo prodotto? Ah sì, il fondotinta. Sempre della stessa marca di questo PC. Sinceramente, col fondotinta abbiamo delle opinioni divergenti. Esatto, perché io ho la pelle mista, invece mista grassa. No, mista perché è un po' secca, per esempio qua è più secca, qua invece sulla zona T è più grassa. Quindi diciamo che sulla zona T non mi secca la pelle, però ho notato che quando lo metto, soprattutto d'inverno, ok, noi l'abbiamo appena comprato, quindi l'abbiamo provato solo durante il periodo invernale, però adesso c'è anche l'estate, quindi esatto, lo sto provando adesso anche in estate. D'estate. E questa parte tende a seccarsi, quindi io invece ho la pelle totalmente secca, ma proprio secchissima, soffro di dermatite. Infatti nel prossimo video, se siete interessati, farò un video invece sui prodotti che uso che mi aiutano ad alleviare questa secchezza che ce l'ho tutto l'anno, non importa se inverno o estate, qualsiasi momento. Allora, noi adesso questo fondotinta non mi sono trovata benissimo, perché devi preparare bene la pelle per poterlo usare, ok? È bello come prodotto, però o hai la pelle mista grassa o grassa e ci sta. Se ce l'hai tanto secca come me, cioè io la pelle le devo preparare tantissimo, che poi sinceramente rimane per quelle 2-3 orette e poi va via. Soprattutto io che ho una pelle appunto mista grassa, sparisce subito. Esatto. Quindi un po' di cipria ti tocca metterla per fissarlo, e nonostante ciò comunque 2-3 orette va via. È un fondotinta compatto, ha la sua come si chiama questa? Spugnetta, esatto, come si chiama? Colorazione 02. Sì. C'è, se non sbaglio, c'è solo la 01 e la 02, non so se c'è la 03, però appunto d'inverno era proprio perfetto per noi. Ora che siamo andati al mare, siamo abbronzati, esatto. Non è più il nostro colore. Ok, ora partiamo. Anche tu parti con la destra? Anch'io parto con la destra. Ragazze, noi partiamo sempre con la destra. Come vedete, ragazzi, sono già diventata Biancaneve perché non è più la mia colorazione. Però, sinceramente, è un fondotinta che non mi dispiace. Cioè che se dovessi ricomprarlo, lo comprerei. Sapendo che però... Cioè, se voi volete portarvelo con voi, ci sta. Perché comunque chi ha la pelle grassa, dopo un po' va via. Però comunque non è che non è un fondotinta che appunto sta tutto il tempo. E c'è anche da dire però che noi non ci piacciono i fondotinta che ti promettono questo fondotinta dura 12 ore eccetera, perché sono secondo me un po' aggressivi. Sì. Hanno dei prodotti chimici importanti perché appunto comunque scusami se ti interrompo, ma volevo fargli notare una cosa. Come avete visto, con un solo pump sono riuscita a fare metà viso e anche un po' qua, perché è coprente se è quello, cioè adesso mi è toccato di nuovo fare un altro pump, ma proprio pochissimo per completare il processo. Io fondotinta lo metto un po' anche sulla gola, sì, sulla gola, sul collo, però è così, cioè... Comunque noi ragazze quando ci trucchiamo, almeno so che molte di voi, quando ci trucchiamo facciamo veramente paura. Sei di tutto deformato, ci deformiamo. Però vedete, cioè è veramente un buon fondotinta, perché è buono perché abbiamo provato altri fondotinta che sinceramente erano spaventosi. Invece questo qua comunque lascia la pelle idratata, non è che la va a seccare moltissimo, sì, più che altro noi ce la secca,
perché avevamo già appunto problemi di secchezza. Però come vedete già se preparo bene la pelle comunque mi dà un buon risultato. Comunque io tendo a non mettere troppo, tendo comunque, perché non mi piace mettere troppo il fondotinta, perché non mi piace sentire appunto quella pesantezza sulla faccia del fondotinta. Dico piuttosto, vabbè, anche se va via non importa, perché comunque ricordate che la pelle deve sempre respirare, non potete appunto, questa è la nostra sinceramente onesta e umile opinione, la pelle deve respirare, quindi... perché sennò escono fuori brufoli. Esatto, e chi ne per esempio lei già ha messo tanto, ma comunque appunto ritornando al fatto che lei ha la pelle già più bianca rispetto alla mia, quindi si vede un po' di più. Però ecco, insomma, diciamo che tendiamo sempre a non mettere troppo. Ragazzi, poi si vede tantissimo ora il distacco per il semplice fatto che non è più la nostra colorazione, ci siamo abbronzati, quindi... Ecco. Diciamo che da me non si vede molto il distacco appunto perché non ho messo tantissimo. Ma neanch'io, era solo per farvi vedere ora sullo schermo bene com'è che diventa. Come vedete non copre tantissimissimo. Sì, perché diciamo che comunque i marchi che avevo ce li ho ancora. Sì, ma le macchie, copre però abbastanza. dà un bel colorito, come potete vedere uniforma. Anche voi, uniforma il viso. Quindi questi prodotti coreani che abbiamo provato finora sono approvati. Per me che ho la pelle ipersensibile la vitamina C no, però per il resto è un ok per noi. Eccoci qua ragazzi, trucco finito. Abbiamo messo un po' di blush, sì, per completare il trucco. Un po' di rossetto per completare il trucco. Mascara. E via. Anche perché il nostro trucco solitamente è leggero, non mettiamo appunto troppe cose. Non facciamo contouring, tutta quella roba lì. Esatto. Contouring. Quindi il video finisce qua, spero che vi sia piaciuto, che sia stato utile per voi e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!